Ciao a tutti. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, non dimenticate di iscrivervi e di condividere, ci aiutate tantissimo. Grazie di cuore. La notte scorsa, quando la celebre attrice Sinem Ünsal è stata portata d'urgenza in ospedale, un'ondata di agitazione ha attraversato il suo entourage. Abituata a giornate interminabili di riunioni, prove e set, Sinem si era fatta notare proprio per la sua instancabile operosità. Proprio per questo, la notizia di un malore improvviso ha colpito tutti come un fulmine. Ma ciò che ha lasciato più di qualcuno senza parole è stato il fatto che Ozan Akbaba sia stato il primo a presentarsi all'ospedale. Un arrivo che ha cambiato l'atmosfera dei corridoi, lo si percepiva negli sguardi, nei bisbigli, nel modo in cui i passi si facevano più cauti. Appena varcata la soglia del pronto soccorso, Ozan ha chiesto con fermezza di parlare con i medici. Secondo chi era presente, cercava risposte rapide, quasi ad aver fretta di capire. Poco dopo, lo si sarebbe sentito mormorare al telefono, con la voce incrinata: «È colpa mia, punto». Quella frase, lanciata nell'aria come una confessione, ha riacceso ogni voce sulla loro presunta vicinanza. I sussurri raccontano che il giorno prima del malore, Sinem e Ozan avessero avuto un lungo incontro di lavoro, fitto di discussioni, priorità da definire, orari da incastrare, e il peso di un progetto nuovo di cui non si poteva ancora parlare apertamente. Le fonti attorno a Sinem dicono che negli ultimi giorni lei dormisse pochissimo, convinta di poter reggere il ritmo, finché il corpo non le ha presentato il conto. Dall'ospedale hanno fatto sapere all'alba che la situazione era sotto controllo e che Sinem era stata trasferita in una stanza. In quelle ore Ozan non si è mai mosso davvero, era lì, vigile, con gli occhi fissi alle porte, attento a ogni rumore. Chi lo ha visto giura che a tratti si alzasse di scatto, camminasse per pochi metri e poi tornasse a sedersi, incapace di restare fermo. A chi provava a rassicurarlo, avrebbe risposto piano: «Se fossi stato più prudente, temo di averla consumata, punto». È in momenti come questi che i pettegolezzi trovano terreno fertile. Da mesi si sussurra di una confidenza tra i due, sempre negata con un sorriso vago. Eppure, proprio questo episodio ha fatto domandare a molti se tra Sinem e Ozan non ci sia qualcosa che supera di gran lunga l'amicizia professionale. Con il primo chiarore del mattino, sono arrivate le notizie che tutti aspettavano: Sinem stava meglio. A quel punto Ozan ha chiesto di vederla, è entrato nella stanza e ne è uscito dopo pochi minuti. Nessuno ha saputo raccontare davvero cosa si siano detti, ma quel silenzio intenso, quello scambio di sguardi carico di cose non dette, ha segnato l'aria come una promessa. Si presume che lui abbia parlato con i toni bassi di chi porta addosso il peso di una responsabilità, e che lei lo abbia ascoltato con quella calma lucidità che la contraddistingue. Secondo l'equipe medica, bastavano alcuni giorni di riposo prima che Sinem potesse tornare sul set. Ma dopo quanto accaduto, il pubblico e i media aspettano ora un segnale, un gesto che chiarisca se la sua relazione con Ozan rimarrà un mistero o uscirà allo scoperto. Nel frattempo, fuori dall'ospedale, si è formata una piccola folla: fan, curiosi, giornalisti, tutti lì a fare la guardia alla minima novità. La sicurezza ha avuto il suo da fare, le ore passavano e le persone aumentavano. Nonostante i controlli, Ozan è stato ripreso mentre entrava dal parcheggio, un filmato che in pochi minuti ha scatenato un'ondata di reazioni sui social. Il loro nome è diventato l'argomento del giorno, condiviso, commentato, analizzato in ogni dettaglio. Chi lo ha visto avvicinarsi alla stanza di Sinem sostiene che Ozan apparisse estremamente stanco e teso. Un membro dello staff sanitario ha raccontato che, appena entrato, lui avrebbe afferrato la mano, con gli occhi lucidi, come a voler dire più di quanto le parole permettessero. Sinem, con un mezzo sorriso, lo avrebbe rassicurato: «Sto bene, davvero. Non preoccuparti, punto». E lui, quasi in un soffio: «Vorrei non averti stancata così tanto, punto». È bastato questo scambio per alimentare ulteriormente chi sospetta che tra loro ci sia un'intesa che non riguarda solo il lavoro. Intanto, le voci sul progetto segreto hanno preso corpo. Si dice che sia un'impresa ambiziosa,
pensata per un'uscita importante sia in Turchia sia su una piattaforma internazionale. Riunioni fiume, prove serrate, letture fino a tardi, tutto avrebbe pesato soprattutto su Sinem, che negli ultimi tempi non si sarebbe concessa una vera notte di sonno. Un professionista della produzione, vicino alla squadra, ha confermato a mezza voce: Sinem è rigorosa, puntuale, concentrata. Ma da settimane si trascina con poca energia. Il fisico ha dato un segnale chiaro, ora bisogna ascoltarlo. Quando in tarda mattinata i medici hanno dichiarato che le condizioni erano stabili, si è visto in volto di Sinem un sollievo controllato, come se volesse rasserenare tutti. L'uscita di Ozan dall'ospedale ha portato un minimo di respiro, ma non prima di un ultimo istante sospeso. Nel corridoio, poco dopo aver salutato, si sarebbe fermato, avrebbe inspirato profondamente, poi, con il telefono all'orecchio, avrebbe detto a qualcuno: sta un po' meglio. Ma non smetto di sentirmi in colpa. Le parole, cadute così, hanno riacceso l'idea di un legame più profondo di quello dichiarato. Anche la famiglia di Sinem è rimasta in ospedale tutta la notte. La madre di lei, in un momento di quiete, avrebbe scambiato poche parole con Ozan. Testimoni riferiscono che fosse colpita dall'ansia evidente di lui. C'è chi sostiene che abbia provato a tranquillizzarlo dicendo: non preoccuparti così tanto, è forte, lo sai. Un dettaglio piccolo, ma sufficiente per spingere i commenti online verso l'interpretazione di un tacito via libera familiare, tra chi difende la discrezione e chi invoca verità alla luce del sole. Verso mezzogiorno, il caos fuori ha iniziato ad attenuarsi, ma nella stanza di Sinem l'elettricità non si era spenta del tutto. Ozan, quando era presente, si teneva in un angolo, guardava fuori dalla finestra per qualche secondo, poi tornava accanto a lei, le sfiorava le dita, e con voce bassa chiedeva: ti senti già meglio? Piccoli gesti che, a detta di chi li osservava di sfuggita, riempivano l'aria di dolcezza. Ogni volta che i medici entravano per i controlli, lui rimaneva in piedi vicino ai macchinari, ascoltava ogni parola e annuiva con la serietà di chi non vuole lasciarsi sfuggire nulla. C'è chi riferisce di averlo visto premersi le mani sulle tempie, espirare a lungo e abbassare lo sguardo arrossato di preoccupazione. Gli infermieri hanno commentato che raramente avevano visto un attore così presente, così teso e così riservato allo stesso tempo. Quando Sinem ha ripreso pienamente lucidità, c'è stato tra loro un breve scambio che ha lasciato il segno. Lei lo ha cercato con lo sguardo, accennando un sorriso, e per un attimo la paura negli occhi di Ozan è svanita. Ma poi lui avrebbe sussurrato frasi di rimorso, quasi a rimproverare se stesso: stai passando questo per colpa mia. Quelle parole hanno pesato nell'aria più di qualunque analisi. Sinem, in quel modo che le è proprio, determinato e dolce insieme, lo ha calmato: sbagliamo tutti. Non tormentarti. Dopodiché, gli sguardi hanno fatto il resto, colmando il silenzio di un'intesa difficile da descrivere. Nel frattempo i corridoi hanno continuato a brulicare di voce. All'uscita, tra microfoni e telecamere, molti si aspettavano da Ozan una dichiarazione rapida. Ma lui ha preferito tacere, tenendo gli occhi sul telefono solo per mandare pochi messaggi ai più intimi. Secondo una fonte, avrebbe scritto: sta bene, davvero. Ma devo essere più attento d'ora in poi. Parole asciutte che, una volta rimbalzate, hanno alimentato l'idea di una responsabilità condivisa, di una promessa fatta in silenzio. Così si chiude una notte che ha scompigliato piani e certezze. Sinem, dicono, si prenderà il riposo che i medici hanno prescritto, poi tornerà al lavoro con la tenacia di sempre. Ma la domanda resta sospesa: ciò che li lega rimarrà confinato alle quinte, o troverà il coraggio di mostrarsi? Per ora, rimangono i dettagli di uno sguardo, la stretta di una mano e quel senso di protezione che Ozan non ha saputo nascondere. E rimane la città, ancora sveglia, che mormora di loro, tra l'attesa del prossimo ciak e il ricordo di una notte che nessuno, tra quanti c'erano, dimenticherà facilmente. Se il nostro racconto vi è piaciuto, ricordate di iscrivervi a Celebrita dalla Turchia e di condividere questo video. Alla prossima!